sì, ma ha avuto e ha ovviamente dei problemi di Alzheimer. Disse una frase tipo ti amo più di ieri e meno di domani. Quindi non ne vuoi neanche parlare, non ne parliamo. No, non c'è niente da dire, non è mai accaduto. Ti ha ferito molto. So che hai avuto qualche cosa con gli haters ultimamente, no? Sono sempre stato bersagliato dall'inizio del mio percorso, ma li ho visti cambiare, da che giudicavano chi veniva dalla TV, adesso Dio prego. Live con Antonino Spadaccino, come stai Ce Antonino? l'abbiamo fatta, benissimo, benissimo. Ciao Raffaele, è un piacere. Il piacere è tutto mio ritrovarti, dopo tanti anni, però ci siamo ritrovati, ecco. Gira che ti rigira. Allora, io non so come introdurti benissimo, sai perché? Perché potrei dire il vincitore di tale quale show, ma potrei dire il vincitore di Amici di Maria De Filippi, il vincitore di tanti altri programmi, tante altre cose. Quindi, Sei Antonino, gentile. tu sei nato per vincere. Io mi impegno, do il massimo, mi diverto, non mi do mire di risultato e in questo modo se arriva una gioia, visto che le occasioni in cui mi si vede in cose veramente importanti sono centellinate, me la gioco bene e me la porto a casa come posso, in questo caso con vittoria, quindi molto bene. Assolutamente, però tutte le volte, insomma, che hai un'opportunità, te la giochi sempre, sempre molto bene. Fa parte tutto del talento o anche del tuo carattere, della tua personalità? Beh, nello specifico su tale e quale show c'è stato un corteggiamento lungo 10 anni, tra tira e molla, chi chiama chi. Carlo come dire, mi ha invitato nel 2012, poi avevo un disco, poi c'era una tournée, e poi c'era un altro programma, però ho sempre guardato il programma da vicino, da lontano e anche dall'interno, perché come ben sai molti nostri colleghi di Amici hanno partecipato e hanno smancato nel Certo. programma. Effettivamente Carlo è al timone di un'astronave pazzesca, una scatola luminosa che soltanto se partecipi a quel programma puoi veramente capire fino in fondo. È stata un'esperienza che ricorderò veramente per molto molto tempo. Io vivo tra l'Inghilterra e l'Italia e io seguivo una volta X Factor in Inghilterra, UK, e lì ti ho beccato, Pensa, Pensa a te. pensa, che meraviglia, che ricordo, guarda, è stato è uno dei ricordi più belli che ho. The next act I would like to see is Antonino. Music is the first love of my life and I want to do it forever. I will give everything that I have inside to get the chance. Io ero in Inghilterra a migliorare il mio inglese. Sai perfettamente che per migliorare l'inglese non c'è scuola migliore che mescolarsi tra la gente a Londra. Poi probabilmente sempre per quel senso di non sentirsi mai, come dire, arrivati e rimettere agli altri un giudizio, no? Questa cosa secondo me ti rimane da Amici, perché è sempre un punto di partenza. Quindi mi sono detto, ma sai che c'è? Ci sono le audizioni di X Factor UK. Why not? Hai Perché fatto no? benissimo. E andò benissimo, cioè ho avuto 5 standing ovation, Simon Cowell che si alza, Robbie Williams che mi abbraccia, io così che non sapevo più dove dovevo andare. Bellissimo, grande, sono contento che l'hai visto. L'ho visto, sì, sì, io sono testimone, assolutamente, ragazzi. Io ho visto Live and tutto e in prove, effetti è live and andata proprio prove. così. E poi un'altra cosa, sei andato lì per migliorare il tuo inglese, ma il tuo inglese era già perfetto, perché Beh, io ti ho sentito anche parlare lì in televisione e capivi perfettamente e sì, dialogavi senza sì, problemi. sì, no, ma poi stando lì, insomma, ho avuto modo di apprezzare la lingua inglese. Sì. Salve. All right, andiamo avanti. Ecco qui, ho capito sia da questa chiacchierata, ma lo sapevo già che dentro di te è rimasto lì indelebile la famiglia di Amici, no? Perché gli insegnamenti te li porti Assolutamente. sempre Ma dietro. certo.
fai collegamenti anche col tuo pensiero e anche con i tuoi racconti. Ti è arrivato qualche congratulazione o qualche cosa da parte di Maria? Allora, da quel che so è che la settimana prima della finale Maria ci ha fatto un grande in bocca al lupo, e ogni piccolo gesto non è mai da dare per scontato, mai. Molti mi chiedono: ma come mai non ti abbiamo mai visto come coach? Ma come mai, non lo so, magari non ti abbiamo visto sempre spesso ospite? E io funziono in un'altra maniera. Io rispondo: ma come mai qualcuno non... che poi è questo, ma come mai? Come mai qualcuno invece non pensa a restituire qualcosa a chi ci ha dato così tanto? Nel senso, se non fosse stato per Amici, probabilmente io non avrei cominciato la mia carriera. No, non avrei mosso i miei primi passi nella discografia, non avrei avuto contratti con la Sony, con l'Universal, non avrei fatto nulla di tutto questo. Magari. In cambio, bisogna dare, bisogna restituire senza chiedere. Quindi ogni cosa che io faccio di buono, per me è anche, ma sai che lei sarà contenta di questa cosa. Io la vivo così, poi gli altri la vivessero come vogliono. Sono felice di sentirti parlare in questo modo e di raccontare questo pensiero, perché io lo condivido in pieno. Ecco, Bene. passiamo un attimino alla tua carriera, facciamo un salto Certo. indietro. Allora, tu hai iniziato la tua carriera ad Amici per poi Sì. vincere tanti altri programmi e avere anche delle soddisfazioni discografiche. Cos'è che Sì. ti manca e ti è mancato? Diciamo che io ho vinto Amici in un periodo storico in cui la discografia non prevedeva poi un percorso da parte dei ragazzi del talent. Io fui uno dei primi ad avere un contratto discografico, e comunque ho incontrato molti ostacoli, sono stato bersagliato sotto tutti i punti di vista. A un certo punto non mi veniva neanche perdonato il fatto di avere un talento. Poi le cose sono cambiate, le case discografiche si sono accorte dei talenti, o comunque sia del peso che ha un talento che passa 9 mesi in televisione. Adesso, vuoi per il loro talento o vuoi perché sono dei prodotti pazzeschi che escono praticamente a promozione zero, perché li prendi dopo 9 mesi e sono già delle bombe, a poco questi due mondi si sono fusi e adesso funzionano tutto in un'altra maniera. Li ho visti mutare. Per me il tempo un po' si è fermato, perché me li porto meglio gli anni di loro, ma li ho visti cambiare, da che giudicavano chi veniva dalla TV, adesso Dio prego, ma certo, produciamo, facciamo. Questa cosa è abbastanza divertente. Va bene, però noi praticamente assecondiamo questo loro nuovo modo di fare. Assolutamente Ci sì, piace. Solo chi non cambia idea. Chi cambia idea è una persona intelligente. Ecco, è anche giusto che abbiano cambiato idea, perché era Giustissimo. giusto cambiare idea, si sbagliavano, Beh, e lo sì, sanno anche si loro sbagliavano. oggi. Perfetto. Esatto. Cos'è che ti piacerebbe aggiungere alla tua carriera che finora non sei riuscito a conquistare ancora? Beh, io mi sono sempre proposto a Sanremo, visto che parliamo nello specifico di questo. Tu fai l'occhietto furbo, ma nel senso, ho capito. No, perché poi ti facevo finire e poi lì andavo. Lo so, vabbè, mi porta avanti, Raffaele. Su 18 anni mi sono proposto 8 anni, questo è il 9. Sì, ho proposto una rosa di brani ad Amadeus. Vedremo se questi brani potranno rientrare nella rosa poi dei big scelti per Sanremo, altrimenti, ragazzi, il mestiere è questo: uscirà il nuovo album, tornerò dal vivo e magari ci riprovo l'anno prossimo. Noi tutti ci speriamo con te e ci crediamo con te. Ecco, un messaggio anche per Amadeus. In ogni modo, tu stai lavorando ad un nuovo disco. Sì. Nuovi brani? Sì. Già sei in sala di incisione? Sono già stato in sala di incisione più volte, anche durante il programma Tale e Quale, mi sto portando avanti, quindi capiremo tra qualche giorno cosa accade, ma ad ogni modo
La nuova musica parte con il 2023, quindi Ok, molto ci bene. siamo. Sicuramente io ti rinvito, ritorna qui da noi sul Libero Quotidiano a promuovere il tuo Con album molto Poi quando piacere, sarà e ne parleremo. con molto Ehm, piacere, con molto parla piacere. d'amore? Parla d'amore? Io ho sempre cantato l'amore. Ecco, e quindi L'amore continui a fare questo. è la forza più grande del mondo, quindi continuerò su quello, certo. E allora non ci deluderai di sicuro. Haters, passiamo agli haters. So che hai avuto qualche cosa con gli haters ultimamente, no? Sono sempre stato bersagliato dall'inizio del mio percorso, da Beh, quando ho vinto hai Amici. avuto e hai tante persone che ti amano e che ti sostengono in una maniera Assolutamente, forte. non E poi ci non voglio fare... E poi ci sono loro che non hanno niente da fare e quindi hanno tempo da sprecare, come dire, per imbrattare le vite degli altri. Una persona che magari è scontenta della propria vita e deve passare il tempo a parlare male degli altri, c'ha poco da fare. Quindi diciamo che sia che si tratti di body shaming o magari non gli va bene il mio orientamento sessuale o c'ha altro che non gli va, è un problema loro. Cioè, nel senso, alla fine della giornata, ragazzi, se vi basta stare a fare leone da tastiera su internet, buon per voi. Io c'ho da fare. Ecco, molto bene. Sai, qui in redazione mi hanno fatto leggere un messaggio che tu hai pubblicato sui social e a me ha Sì. colpito particolarmente. Lo vorrei rileggere proprio perché Vai, mi ha colpito certo. l'intensità che hai messo all'interno di questo messaggio. Tu hai Sì, scritto: certo. vorrei chiedere con garbo e se siete d'accordo con me di non rispondere a haters e provocatori. Lasciamoli soli nel loro odio. È una cosa che non ci appartiene. Grazie. Io ho trovato queste poche parole di un garbo, di una dolcezza e di una semplicità assurda. Quindi volevo farti i complimenti per come hai espresso, capito, le tue distanze con gli haters. Ti ringrazio, Raffaele. Cos'è che ti ha fatto più male? Uno di questi messaggi ti avrà ferito? Magari 18 anni sì. 18 anni fa sì, scusami. Poteva farmi male un messaggio sul mio fisico, poteva farmi male un qualsiasi messaggio sul mio orientamento sessuale, perché a 21 anni hai una maturità diversa. Adesso, se ho di fronte una persona che può sostenere un discorso con me, ne parliamo. Se comprendo che non c'è neanche questa possibilità, ti lascio andare. Vai, vola e splendi. Allora lasciamoli andare e passiamo ad un altro argomento che è esattamente l'opposto. Dall'odio passiamo all'amore, Antonino. Come va? Come va, non ti Antonino? sento. Non ti sento. Voi mi sentite? Io perfettamente, parla pure che va. Ciao. Sì. Come va? Che cosa posso dirti? Che sono antico, sono fuori moda e sono monogamo, quindi è difficile stare. Pare che di questi tempi sia molto difficile stare con una persona di questo tipo, senza giudicare le scelte degli altri, cioè, perché per carità c'è spazio per tutti, va benissimo tutto. Non in casa mia. Ascolta, però hai sicuramente avuto una storia d'amore importante nella tua vita finora, no? Sì, più di una. Sono molto grato alla vita perché so cos'è l'amore e lo riconosco anche soltanto dall'amore che ho dato, che non è mai sprecato. Sei rimasto amico con i tuoi ex? Non con tutti. E poi tutti. Cioè, qua sei Antonino, ma quanti ne sono stati? No, io ho avuto soltanto storie lunghe e serie, quindi cioè, nel senso no, diciamo che l'ultima proprio cancellato, via, mai esistito, va bene così. Quindi non ne vuoi neanche parlare, non ne parliamo. No, non c'è niente da dire, non è mai accaduto. Ti ha ferito molto? Guarda, quando le cose devono finire e finiscono male, purtroppo non è un bene né da un lato né dall'altro, però insomma con Antonino è buono e caro, ma con me non si scherza, soprattutto con i sentimenti non si scherza, quindi va bene così e adesso sto bene, ho fatto spazio nel mio cuore
vedremo. L'importante è che tu stia bene, noi questo vogliamo Esatto. sentirti dire. Ecco, tu pensi che una volta che un amore sia finito non possa ritornare più? Ma io cambio pianeta piuttosto. Allora è tutto molto chiaro, è tutto molto A chiaro. me ecco, la minestra scaldata, guarda, no, grazie. Però c'è anche un'altra forma d'amore, che è quella dei genitori. Loro sono miei amici e confidenti e complici. Abbiamo un rapporto stupendo, non c'è mai stato bisogno di raccontarci, come dire, fare scoop su stili di vita. Io sono sempre stato trasparente con loro con me. Quindi non c'è Sono stato molto quel momento in cui tu hai avuto l'esigenza di raccontare a loro il tuo orientamento sessuale, perché è stato ovvio da subito? No, nel senso che io, cioè, a un certo punto ho detto, vabbè ragazzi, io stasera esco con Tizio e magari passo la sera fuori, ci vediamo domani. Cioè, nel senso molto... va tutto bene. È chiaro che magari lì vedi lo sguardo di tua madre, di tuo padre un attimo emozionati, come per dire, il nostro figlio però ci sta crescendo, ci racconta cose, ci rende partecipi della sua vita. Ecco. E mia madre, se mi ricordo bene, sì, mi disse una frase tipo ti amo più di ieri e meno di domani, cioè quelle cose che ti dici, ma dai ragazzi, cioè, cuori miei. Mi vorrei soffermare un attimino, se tu vuoi, se non ti va possiamo passare anche oltre, sul rapporto con tua madre. Tu hai parlato di tua madre e hai anche raccontato un pochettino l'ostacolo che lei sta affrontando in questo periodo soprattutto. Non è un problema parlarne, anzi non è un tabù. Sì, mamma ha avuto e ha ovviamente dei problemi di Alzheimer, soffre di questa patologia, si stanno facendo grandi passi avanti, ma insomma, come tutti sappiamo non è una malattia per la quale c'è una cura, ci sono delle attenuanti, ci sono delle cure sperimentali, vedremo come si evolverà la cosa nei prossimi anni, anche se il tempo è praticamente una, come dire, è la mannaia che va incontro a questa malattia. Però unendosi e stimolando, diciamo che la vita di tutti i giorni è più leggera e si può fare. Si può fare, no? Si può fare, si deve fare, ma si può fare. Allora, e io sono sicuro che tu in quanto figlio darai il massimo di te. Beh, certo, anche di più. In bocca al lupo, Evviva! Sempre, io corro con lui. Ecco, Antonino, prima di chiudere con questa intervista, perché il tempo a noi a disposizione è terminato, volevo assolutamente farti l'ultima domanda e volevo chiederti se avevi voglia di aggiungere a questa intervista, questa chiacchierata, perché è stata una chiacchierata tra amici, diciamocelo, dai. Fantastico, ancora aperto, trasparente. Assolutamente. Se hai voglia di aggiungere qualcosa che non ti ho chiesto, sei libero di farlo, sono a tua disposizione. Ma in realtà, guarda, mi collego proprio all'ultima cosa che abbiamo detto. Questa chiacchierata è stata così trasparente, diretta, anche molto, no? Vis-à-vis, come se fossimo a casa, così. La verità buca lo schermo, la verità è scomoda, la verità convince, il pubblico riconosce la verità e la premia. Questo è ciò che voglio dire. Questa è un po' la mia filosofia di vita. È vero, la sposo in pieno. Grazie mille Antonino, grazie per avermi dedicato un po' del tuo tempo. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a te. Buon lavoro. Ciao. Ciao. E a me non resta che darvi appuntamento per la prossima settimana con il nuovo ospite. Take care.